Rieccoci qua. Allora, ciao ragazzi, siamo arrivati al K-Late Talk. Come da un po' di tempo facciamo questa bella cosa del commento tutti insieme di un video K-pop. Attiviamo subito YouTube, ok? E buona visione. Boia, no, ha ragione Tobischi, cioè sembra che dicano così. Vabbè, aspettate che vado a togliere un attimo perché sennò vi riascoltate la canzone. Oh, che carino, c'è anche il video lyrics. Sì, è uscito anche quello. Dobbiamo tornare un po' su, mi sa, per i messaggi. Un po' di sfondo. Ma no, non hanno scritto tantissimo perché siamo partiti qua, guarda che cosa la sera. Da boia no. Ma a me censura lover, innamorata. Beh, innamorata, ma non gli piace l'amore al tuo cellulare. Boh. Cambia cell. Allora, il basso, innamorata. Sì, il giro di basso è fighissimo. Boia no, ma è tutta in inglese. Sì, Matteo, è tutta in inglese. Era proprio il debutto inglese delle Twice, questo. Tobischi, allora, riguardo al video, come al solito un sacco di visual. Mi è piaciuto molto il fatto che ci siano dei backup dancer e soprattutto ci sono alcuni rimandi a vecchie canzoni delle Twice. Momo truccata Likey, è vero. I vestiti da sera come in What is Love, è vero. O anche Dahyun che rimanda alla scena di What is Love con gli occhiali neri, non so come spiegarla. L'abbiamo capito, sì, che sembra un po' Jean Reno, sì, vabbè. Prima del rap mi dà l'impressione di un qualcosa di sbagliato, con il cambio ritmo non seguito con la musica, stona quasi, ma è solo quelle due frasi. Il bridge è molto figo, i vestiti sembrano molto Yes or Yes, anche con le cose a quadri. La mia preferita rimane Yes or Yes, con subito dopo Cry for Me, questa subito dopo. Mi piace un sacco, lo ammetto, sono le uniche 3 canzoni che ascolterò loro. Ok, comunque a parte a Tobischi che non l'ha colpito subito, sembrerebbe che ci sia un parere positivo. C'è questa notizia che uscirà il full album a novembre. Conoscendo le Twice aspettiamoci un altro video. Terzo full album. Aspettiamoci un altro video. Sì, proprio quello. Anche le stesse Twice ci sono rimaste nel rivedere il video. Non lo sapevano neanche loro. Quando hanno visto il video, sì, a proposito dovete registrare un nuovo album. Ok, va bene. Va bene. È andata così, Allora, Mirko ci dice: a me piace un sacco. Mi è entrata subito in testa e tutta la parte del ballo americano mi è piaciuta, assolutamente approvata. È vero. Atena ha delle sonorità molto internazionali che credo potrebbe tranquillamente passare nelle radio americane. Penso fosse, no, non è una frase a presa in giro, penso fosse il loro scopo, cioè la canzone in inglese è fatta per suonare in tutte le radio del mondo, speriamo. Per il mio gusto personale preferisco le Twice di Perfect World, ma sicuramente non è una di quelle canzoni che più ma sicuramente è una di quelle canzoni che più ascolterò, più mi entreranno in testa. Ok, perfetto, sono tutti punti di vista diversi. Non sono fan delle Twice, ma ammetto che è molto figa, mi hanno stupito un sacco. Bene. Guardate la nostra reaction. Guardate la nostra reaction, è vero. È vero. Guardatela. Quindi dicevamo, allora, immaginate come se stesse iniziando un nuovo anno scolastico. Questo è un argomento che magari riprenderemo un po' di volte nel tempo. Potremmo poi fare tutto un risultato finale. Sempre. Esatto. La domanda qual è? Da qui a giugno. Sì. Anno scolastico. Cosa prevedete che possa accadere nel mondo del K-pop? Può essere qualsiasi cosa. Le vostre previsioni sul K-pop. Vi chiediamo di essere un po' macchi in questo momento, un po' macchi e prevedere il futuro. Perché quello che dicevamo noi è finito il periodo, è finito o no? Però stiamo un po' uscendo dal periodo Covid. Leggevo che in alcuni paesi del mondo addirittura toglieranno il limite nei cinema, cioè si tornerà ad una vita normale, concerti e tutto. Quindi vediamo il periodo Covid come passato, siamo positivi su questo. Cosa vi immaginate che potrà accadere? I BTS che vengono a cantare a Raw, le Twice che vengono a casa mia, può essere, che ne so, le Luna che si sciolgono o invece che trovano qualcuno che le salva. Quali sono le previsioni? Così, no? Giusto? Dai, diteci un po' cosa vi immaginate. Faccio un esempio, ok? Yes. Io mi immagino da qui a giugno dell'anno prossimo che l'Italia si accorgerà dell'esistenza del K-pop, quindi non diventerà più il video sporadico che salta fuori al TG1 e i coreani BTS iniziano sempre allo stesso modo, i cantanti coreani BTS hanno fatto questa cosa, no, ma proprio che entrerà un pochino nelle orecchie delle persone e ci sarà un cambio. Questo è quello che ad esempio è la mia previsione da qui a giugno. Ne saremo anche noi artefici? Speriamo di far parte del cambiamento.
Questa è un po' la mia... Questa è più che una previsione, è una previsione, anche una speranza. Unita una speranza, esatta, brava. Quindi una speranza che è anche un po'... Però penso che i tempi inizino ad essere maturi. Ce l'abbiamo sempre di più nelle orecchie, nelle trasmissioni televisive o radiofoniche spesso c'è il jingle con la musica K-pop apaperissima o quello che è, cioè capita che mettano il K-pop di sottofondo. Ad esempio stavo vedendo l'altra sera X Factor e c'era un trio di coreani e prima hanno messo Permission to Dance dei BTS. Ok, sono i BTS, però c'era. E questo è importante. E Fisio, conoscendo gli Orbits che stanno chiedendo soldi a Elon Musk, dubito che si sciolgano. Non penso che Elon Musk metta dei soldi per salvare le Luna. Lui al massimo ci va sulla Luna, perché è fatto un po' così. Come la vedi questa cosa di Elon Musk e delle Luna? Hai sentita questa cosa? Praticamente c'è la società delle Luna che è in gran crisi. Esatto, ho sentito questa cosa. E gli Orbits stanno chiedendo a Elon Musk di salvare le Luna. Come la vedi questa cosa qui? Un po' improbabile. Allora, sì, esatto, mi sembra un po' troppo improbabile. Non credo vada a fare un investimento del genere. È un investimento per lui piccolo alla fine. E anche, sì, per lui sì, però rischioso penso, perché se comunque è brutta come frase, ma se c'è una società alle spalle di un gruppo del genere che sta fallendo, vuol dire che probabilmente il progetto non è andato bene come si potesse sperare. O forse hanno investito troppo e non hanno avuto un risultato. E Elon Musk è vero che c'ha i soldi, ma non è uno che li butta. Sì, li butta su se stesso. Potrebbe esserci qualcun altro, magari qualche agenzia coreana che fa no, io voglio salvare. Si può sperare in una Sony, anche adesso si sta aprendo un po' anche il mercato americano, come è successo chi è che era? Ah sì, l'SM ha iniziato a collaborare con la Metro-Goldwyn-Mayer, no? Giusto? Sì. Con la Metro-Goldwyn-Mayer infatti si diceva che volevano creare gli NCT Hollywood. Giusto, vero. Quindi anche gli americani si stanno un po' aprendo. Si può sperare, però la vedo una cosa molto difficile. Allora, eravamo ai Fisio. Allora, secondo me Blackpink second full album. Abbiamo detto nei prossimi 9 mesi, però è Fisio, conoscendo i tempi della YG, tu parli 3-4 però è passato un anno. Sì, no, ormai. Ma poi anche loro sono quasi a scadenza di contratto? Sì, 2016. 23, mancano un paio d'anni, però un secondo full album ci starebbe. Ritorno di Psy, o Twice, o BTS, qualcuno, che collaborano con Doja Cat. Sì, ci sta, è una sua previsione, bello. TXT che collaborano con qualcuno di estero, che so, Salmo. Stacy, first album. Secret Number, this band. È probabile questo, è più probabile delle Luna sicuro. Sì. Matteo Ranni, le ESPA faranno un bel boom anche internazionale. Voglio dire la mia, così poi tra qualche mese andiamo a vedere. Io ho una paura pazzesca. Anch'io ho una paura pazzesca per le ESPA. C'è un'aspettativa troppo elevata, sì. Perché Next Level per loro può essere stato un autogol. Perché un successo del genere al secondo singolo, perché poi in mezzo avevano fatto la canzone di Natale a febbraio, ma non si era capito, un successo del genere al secondo singolo ti alza l'asticella e l'attesa a un livello incredibile. Pazzesco, sì. Quindi è molto molto rischioso. E poi sappiamo che all'SM c'è anche qualche cerebro leso, penso, perché loro hanno qualcosa che può spaccare, lo rovinano. Cioè, sì, chi ha fatto sticker con quel fischietto, chi ha fatto Kingdom delle Red Velvet, ragazzi, ce la siamo già dimenticata tutti. Dopo un anno e mezzo ci aspettavamo le Red Velvet di Psycho, di Peekaboo, qualcosa che ti resta. Chi sa ricorda Kingdom? Io non te la riuscirei neanche a canticchiare. Carina, ma è una canzone anonima. Carina, brava, hai detto, è una canzone carina. Niente, però con la concorrenza che c'è. Quindi boh. Speriamo bene. Le Dreamcatcher in Italia, lacrime, soprattutto dopo che non sono riuscita a prendere i biglietti per Barcellona perché erano sold out. Anche io avevo in previsione di andare a Barcellona, ma sono finiti subito. Il problema attuale è quello, cioè che tutti i posti dove vengono fatti i concerti al momento sono al 50% di capienza. Quindi un posto che ti faceva 3.000 persone ne fa 1.500. Chi viene dalla Corea per 1.500 persone? Quindi o riapriamo al 100% o la vedo grigia io un ritorno in Italia, o gli devi dare il forum, ma il forum costa. Il forum fai metà, fai 5.000, ok, ma il forum costa, non è
così poco, quindi c'è questo rischio, questo discorso anche dell'accesso limitato. Allora ragazzi, direi che le previsioni ci sono, siamo più o meno tutti sulla stessa linea. È vero, però sarà interessante davvero vedere cosa succederà. Esatto, riprendiamo, diamoci un'idea, ogni 2 mesi questo argomento? Vediamo dai come si evolvono i fatti. Perché possono uscire nuovi gruppi. Sai cosa può essere interessante anche? Appena si realizza una previsione nostra, ne lanciamo altre. È vero. Eh sì, perché metti che escono le ESPA e fanno flop o fanno il mega boom, allora ne hai parlato. Si dividono in luna? Vengono salvate da Elon Musk? Vengono salvate da Berlusconi? Non lo so. Cioè, è vero, mandata la canzone, ok, perfetto, così poi quando arrivo a casa me l'ascolto, perché purtroppo nella chat K-Pop Italy i tag poi me li perdo. Dai, comunque poi vediamo ogni quanto riprenderlo. Perché riprenderla? Perché le cose cambiano, escono nuovi gruppi, qualcuno davvero si scioglie, nuove canzoni, cambiano le situazioni. Tu pensa se avessimo fatto a gennaio questa cosa, chi avrebbe detto le ESPA usciranno con un singolo e rimarranno in classifica per mesi? Non l'avremmo mai detto, perché se ti ricordi eravamo quasi delusi da Black Mamba e da Next Level e da Buon Natale anche lì. Ma secondo voi il messaggio che si sta evidenziando sono gli altri messaggi evidenziati e questo è l'unico differente e quindi risulta evidenziato? Ma io ti dico che nello schermo lo si vede anche. Noi lo vediamo che è evidenziato perché c'è scritto evidenzia il mio messaggio, Efisio, te lo dico per informazione. Solo l'unica cosa che è, la domanda è come, cioè, chi vede veramente il mondo, noi o i matti? I matti noi li vediamo matti perché sono gli unici che vedono la realtà o